Tu da mamma che cosa ne pensi? Perdonami. Ma io penso così, che non puoi tenere una ragazzina a casa, certo bisogna vedere un pochino, bisogna accompagnarla, d'altronde è così oggi la vita, perché tutte le ragazzine hanno bisogno... Esca accompagnata dai genitori. Sì, possono anche uscire dai genitori, ma tanto se vogliono anche senza genitori, secondo me. Ecco. Io non oggi è credo così, che sia... ci sono ragazzine per esempio 14, 13 anni anche, io ne conosco tantissime, che vanno dietro anche a persone anche di età. Ecco, il fascino dell'uomo più grande... Forse magari affascina anche una persona, perché non è detto che tutti, ci sono per esempio, non so, persone che hanno 70 anni, 80, che sono ancora belli, ecco, hanno magari un fascino, però non va bene, quello non va bene, è logico. Insomma, quello è l'uomo di una volta. Ecco, però Vladi, ci sono anche dei genitori che sono contenti, perché? Perché magari uno è benestante e dice, beh... io l'ho sempre detto. Sì, a volte è così, Vladi, a volte, non tutte però, e a volte uno magari si mette dietro a una persona magari più adulta. Telefono, poi continuiamo a parlare. Pronto, buongiorno, buona mattinata, con chi siamo? Ciao Vladi, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti e a tutto lo studio. Buona mattinata. Io sono Lucia e Ciao, Lucia. ti saluto, ti auguro una buona settimana a tutti quanti, buon lavoro. Grazie Lucia. Volevo intervenire su questa ennesima notizia, se vogliamo dire. Storia, esatto. Io dico solo questo. Questo ci dimostra come alcuni uomini, non voglio fare generalizzare, perché per fortuna non siete, perché io sono una donna, non siete tutti così, che ragionano non con la testa ma con qualcos'altro. Però in questo momento non si sta anche pensando al trauma anche dell'altra parte del figlio di questo signore. Brava! Cioè Brava. pensare che suo padre abbia avuto... Poi la colpa di chi sia o non sia, secondo me è più di questa persona adulta, perché certo. Io ti posso raccontare questo, io da ragazzina io ho cominciato a lavorare, avevo 13 anni, a 16 lavoravo in 17, in un'agenzia automobilistica, sì? Sai quando si facevano le volture, ecco, ho lavorato, e lì si ha a che fare con persone adulte, perché chi viene a fare le volture... E c'è stata una persona che una sera mi ha dato un passaggio, io giustamente l'ho preso perché lo conoscevo, e giustamente lusinga a quell'età, quando una persona non più giovanissima, aveva avuto una cinquantina d'anni, credo 40, 50, non me lo ricordo manco più, ti vede non come una ragazzina ma come una donna. Personalmente c'è quasi come un velo piacevole, cioè, ti dice guarda, però poi almeno io parlo per me, è subentrato, che poteva essere mio padre, poteva essere mio nonno, e ho lasciato cadere la cosa, non è neanche cominciata, io voglio dire questo. Quando lui mi ha cercato telefonicamente io ho detto no, neanche ci penso, perché lui mi aveva dimostrato che voleva andare oltre, ma non c'era stato niente, se non solo questo accompagnare questi sguardi che bene o male, però voglio dire a quell'età, 15, 16, 14 anni, è anche persino lusinghevole, ti lusinga che una persona ti veda come una donna, però la testa lo deve avere chi non ha 15, 16 anni, 14, l'adulto, la ragazzina. Però io mi chiedo, il figlio di questo signore, che trauma anche lui ha subito? Perché da come ho sentito la notizia lei dall'altra parte era consenziente, perché se mandano delle email di quel genere, tutto sommato questo vuol dire proprio come veramente il sesso sta diventando importantissimo. Oggi se una ragazzina di 14-15 anni non ha ancora avuto un rapporto, è indietro rispetto alle sue amiche, e io questo lo so non per esperienza mia, perché ho una nipotina di quasi 16 anni e sento i loro discorsi che fanno, anche se io intervengo dicendo che è un atto bello ma fatto con responsabilità, devi essere consapevole di quello che tu stai facendo, e perché quel gesto lì è
il donarsi è un concretizzare l'amore che tu hai verso l'altra persona, ma deve essere invece fatto con responsabilità, non con curiosità, Lucia, non perché ti lasci prendere dai tuoi istinti. Sai e poi cosa questo penso? signore ha dimostrato... Lucia, perdonami, sai cosa penso? Che i genitori si vergognano un pochettino anche a parlare di questi argomenti e allora diventa tabù, ancora oggi diventa tabù nel 2012 e allora insomma questo argomento non si tratta con il proprio figlio, ma anche se dovrebbe essere importante. Più che un tabù, allora Vladi, se posso dire la mia, più che un tabù, forse è un argomento che non interessa più. Nel senso, tanto lo fanno tutti e se lo fa, non c'è problema, perché non si affronta, non è neanche, una volta era ai miei tempi, anche se io non sono decrepita, ho quasi 67 anni, farò un po' di prossimo mese, cioè non è che sia antidiluviana, però una volta veramente era più un tabù, nel senso che non potevi tanto parlarne in casa anche con i tuoi genitori, perché o ti arrivava una sventola o a me era capitato, ero una ragazzina, eravamo giù in Meridione, avevo non so se 10-11 anni e mentre si stava mangiando mi è scappato a dire che io sapevo cosa voleva dire, cos'era la verginità, cioè lo sapevo perché mi è arrivata una sventola da mio padre, perché invece di spiegarmi, diciamo, e compagni, perché era veramente adesso non è perché è tabù, Vladi, perché non interessa più, perché tanto è una cosa di moda, è una cosa che lo fanno tutti, è di moda che la notte di Halloween una ragazzina di 13, 14, 15 anni stia fuori tutta la notte a folleggiare in questa pazzia del mondo e poi i frutti si vedono, perché non è che è un tabù non interessa più, perché non è più un valore, ma proprio nella famiglia non è più un valore. Prendendo poi i fatti di cronaca recenti. A me sai come mi taccio? Tu sei vecchia e poi tu ti fai infinocchiare dalla chiesa, a me mi chiudono subito così, però non è così, Vladi, perché ha il suo valore e che va fatto con responsabilità, però secondo me dei due lì chi ha avuto meno testa e chi veramente, non dico che è diventato come una bestia, perché a differenza nostra, cioè gli animali sono giustificabili perché non hanno la ragione, ma noi ce l'abbiamo e se io metto in atto la ragione riesco a tenere a bada anche i miei istinti animaleschi, anche quello che secondo me è normale. Lucia, un attimo. Vi saluto e io voglio dire la mia, scusatemi, anche perché oggi non c'è dialogo con i figli, non esiste questo dialogo. No, allora... allora, forse posso non contraddirti nel senso, non è che non invece non è vero, perché il dialogo non ce l'avevo io con i miei, però nonostante tutto ho sempre acquisito dai loro discorsi, era un mio principio, il valore di quel gesto e company, perché io posso dire che di occasioni ne ho avute tantissime anch'io, io non andavo in discoteca, però andavo a ballare nelle feste in famiglia, allora non c'erano manco le discoteche, c'erano le sale da ballo, si andava in famiglia, quando si faceva sciopero io lavoravo alla Magnadin, si andavano ai centri del sindacato, si ballava, si saltava e le occasioni c'erano, però ho sempre fatto ragionare il mio cervello, ma il dialogo oggi c'è un dialogo diverso. Non c'è un dialogo oggi con i figli perché le mamme fanno altro. Infatti, e i figli sono abbandonati. Perché abbandonati non credo. Sì, quasi tutti, io non dico tutti, ci sono mamme veramente, però ci sono delle mamme che non si interessano dei propri figli. Di nessuna cosa, li fanno uscire anche perché loro sono più libere poi. Io la penso così perché è così la nostra società, per quello che si va sempre peggio. Non esiste il dialogo, soprattutto con il papà. Il papà alla sera non vuole sentire nessuno, ma neanche il mattino. Non hanno voglia di ascoltare i propri figli, e neanche a scuola. Ecco perché a volte non vanno bene anche a scuola. Perché non c'è dialogo, non c'è amore anche in casa. Se posso dire ancora una cosa, poi lascio il posto ad altri. Dimmi Lucia.
Sono perfettamente d'accordo su quello che ha detto in questo momento la signora, Sì. però io volevo anche dire questo: nessuno di noi però può vantarsi di dire di conoscere i propri figli, perché guardiamo l'esempio di questa ragazzina che hanno trovato al lago. Io, a parte il fatto, questo è un discorso a parte, però chi di noi può dire veramente io, mio figlio o mia figlia, quando escono so cosa fanno? Perché vantarsi e dire io conosco perfettamente, tant'è vero che questi genitori sono caduti, non riescono a spiegarsi perché si trova in quel posto. Certo. Purtroppo quando sono fuori non sono più sotto, e uno spera, uno dice vabbè Signore, almeno io parlo per me, quando uscivo anche adesso i miei nipoti, Signore proteggila, custodisci, fa che non abbia a fare brutte esperienze, perché purtroppo la vita è già dura per se stessa, però nessuno di noi può vantarsi di dire di conoscere a fondo